Buongiorno a tutti, io sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Sto cercando di trasmettere la mia passione per le parole. Non è un compito semplice, pertanto qualsiasi tipo di aiuto è fondamentale per crescere e altamente gradito. Se a qualcuno quindi fosse piaciuta anche una sola presentazione di questo canale, mi raccomando, condivida e metta mi piace su YouTube. Questo aiuterà l'algoritmo a riconoscerci e a proporci sempre più spesso e darà anche a me la carica giusta per fare tante altre presentazioni. Ci sono due parole che vanno molto di moda oggi, dotate di sfumature di significato così intriganti che sarebbe davvero un peccato non condividerle. La prima parola è resistenza, intesa come contrasto a un'azione di forza, un'opposizione a una sollecitazione esterna. La seconda è resilienza, intesa come attitudine ad assorbire un urto, a reagire ad un evento negativo senza spaccarsi ed andare in mille pezzi. Ma quali origini hanno questi termini così simili e al contempo così differenti? La lingua latina dà vita qualche secolo fa a entrambe le parole, foggiando con attenzione sfumature e significati diversi. Esse hanno in comune una particella molto irrequieta, che manifesta da subito un'opposizione. La particella è re, che evidenzia un moto all'indietro, un'ostruzione, un contrasto. La parola resistenza vi associa un verbo d'azione. Il verbo esistere, che significa al transitivo fermare, arrestare, impedire di avanzare, trattenere. E la parola composta che ne viene fuori, resistenza, sta per arresto con respinta, blocco di un'avanzata spingendola all'indietro. La parola resilienza invece abbina alla particella re un verbo che prevede uno stacco da terra. Il verbo è salire, che significa saltare, e la parola composta che ne viene fuori, resilienza, sta per salto all'indietro, rimbalzo, ritorno di colpo. Dall'etimologia di queste due parole riusciamo a capire un po' meglio dunque come resistenza faccia riferimento a un'opposizione rigida basata su una repulsione attiva, mentre resilienza sottintenda un assorbimento elastico di una deformazione con un ritorno improvviso. Con grande delicatezza, allora, la lingua latina ci accompagna nel disagevole orientamento tra i significati, illustrando con precisione come la parola resistenza preveda l'arresto di una spinta scaraventandola all'indietro, mentre la parola resilienza preannunci una contrazione, una deformazione di fronte alla spinta, per un successivo ritorno alla forma originaria o nuova, che sia saltando all'indietro, ritornando di colpo.